Ciao, sono Nico Romito, benvenuti a Casa Donna, a Castel di Sangro. Casa Donna è la mia casa, qui c'è il ristorante reale, le stanze e la Nico Romito Formazione. Chi mi conosce bene sa che sono anni che lavoro sulla panificazione, sui lieviti e sui fermentati e credo, penso e sono sempre più convinto che il pane debba riacquistare un ruolo fondamentale in una tavola. Oggi Dino Almerino, all'interno dei laboratori della panificazione, vi parleranno dell'ingrediente e della preparazione a cui sono molto legato e da anni faccio tante ricerche e tanti ragionamenti, il pane. Ciao, sono Dino, responsabile di pasticceria e panificazione del ristorante reale di Cristiana e Nico Romito. Oggi siamo insieme ad Almerino, responsabile degli antipasti, e vi presentiamo la ricetta del pane bianco di patate. Gli ingredienti sono farina bianca, caputo tipo 0, lievito madre, patate a pasta gialla, acqua e sale. Prima di impastare il pane bianco abbiamo fatto due operazioni molto importanti. La prima è quella di cuocere le nostre patate a una temperatura di 100 gradi vapore per circa un'ora, un'ora e 10 minuti, poi dipende dalla grandezza delle nostre patate. Una volta che le patate sono cotte, le sbucciamo e le raffreddiamo. La seconda cosa importante è preparare il lievito madre all'impasto. Quindi abbiamo preso dell'acqua a 35 gradi con 2% di zucchero e abbiamo immerso il nostro lievito in questa acqua. Questo ci permette di riattivare la flora batterica e i microrganismi presenti nel lievito. Adesso procediamo con l'inserimento degli ingredienti nella nostra planetaria e iniziamo a impastare il pane bianco. Mettiamo farina, patate, ovviamente le patate, come abbiamo detto prima, devono essere fredde, lievito madre e andiamo a mettere la prima parte di acqua, accendiamo la planetaria e facciamo partire il nostro impasto. Il sale lo mettiamo in un secondo momento perché ha delle molecole che inibiscono i microrganismi e la flora batterica del lievito, quindi se mettiamo a contatto sale e lievito madre rischiamo di far slievitare il nostro impasto. Adesso andiamo ad aggiungere la seconda mandata di acqua. Da questa aggiunta d'acqua devono passare circa 10 minuti, un quarto d'ora, in modo che il nostro impasto in seguito riuscirà ad assorbire meglio la nostra acqua. Quindi noi adesso andiamo ad aggiungere altra acqua. E in questo caso possiamo aggiungere anche il sale, perché comunque non abbiamo più il contatto diretto con il lievito madre. Facciamo ripartire la planetaria. Facciamo assorbire bene questa acqua all'impasto e poi andiamo ad aggiungere ancora l'ultima mandata di acqua. Assorbita l'altra mandata di acqua, andiamo ad aggiungere l'ultima mandata di acqua e facciamo legare il nostro impasto per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Quando il nostro impasto è ben legato, andiamo a togliere dalla planetaria bagnandoci le mani, così evitiamo che l'impasto ci si appiccichi sulle mani. Togliamo in questo modo e lo mettiamo in un contenitore. Ovviamente il contenitore deve essere abbastanza alto perché il nostro impasto raddoppierà di volume. Negli impasti fatti con il lievito madre occorrono tante ore di lievitazione perché abbiamo tre tipi di fermentazioni. Abbiamo una fermentazione alcolica, una fermentazione lattica e una fermentazione acetica. Questi tre tipi di fermentazione fanno risultare un prodotto più digeribile, più conservabile e più gustoso. Adesso prendiamo l'impasto, lo copriamo con un coperchio e lo facciamo lievitare per 12 ore a 20 gradi. Dopo 12 ore di lievitazione il pane bianco si presenta in questo modo. Fariniamo leggermente il nostro impasto, lo rovesciamo sul banco facendo attenzione a non far uscire l'aria dall'impasto, in modo che il nostro pane avrà una giusta alveolatura. Dopodiché andiamo a fare i nostri pesi e facciamo le pagnotte. Meglio facciamo le pagnotte e meglio uscirà il nostro pane. Facciamo dei panetti da 500 grammi e poi quando facciamo questo lavoro di chiusura è molto importante cercare di trattenere più aria possibile nella nostra pagnotta. Andiamo a farle lievitare di nuovo
a una temperatura di 20 gradi per circa 3 ore. Sono passate 3 ore dallo spagnottamento del pane bianco, adesso lo andiamo a infornare a una temperatura di 220 gradi i primi 20 minuti con la valvola chiusa, in modo che l'umidità rimane all'interno e si ha una terza lievitazione. Apriamo la valvola e andiamo a creare la nostra crosta sul pane per altri 20 minuti, per un totale di una cottura di 40 minuti. Prendiamo la pagnotta, la mettiamo sulla pala, gli diamo un'altra volta la forma e poi andiamo a fare il taglio, che ci permette di mantenere uniforme la pagnotta durante la cottura. Noi stiamo utilizzando un forno professionale a pietra refrattaria e stiamo infornando a una temperatura di 220 gradi con una valvola chiusa. Adesso andiamo ad aprire la nostra valvola in modo che esce l'umidità all'interno del nostro forno e andiamo a cuocere il nostro pane per altri 20 minuti, così creiamo crosta. Passati 40 minuti andiamo a sfornare il nostro pane. E questo è il risultato. Questo è il nostro pane bianco di patate con lievito madre del ristorante Reale. Questo è l'interno della nostra pagnotta. Come potete vedere dagli alveoli abbiamo ottenuto un ottimo risultato.